Ci sono giorni in cui essere interista completate voi la frase, perché so che la sapete, e ci sono giorni come questo in cui dopo Inter-Milan 0-3, semifinale di Coppa Italia persa, siamo fuori dalla Coppa Italia, una sconfitta pesante. Ci sono giorni in cui non è semplice fare un'analisi lucida e attenta, come invece cerco sempre di fare qua su Passione Inter, e cerco di fare di nuovo oggi con il nostro format delle 5 cose che potresti non aver visto in questa partita. E allora, innanzitutto, ben ritrovati amiche e amici passioni interisti in questo nuovo episodio di oggi, in cui il format è un pochino rivisto, perché voglio portarvi delle cose anche molto più di personali, di pancia, di sensazioni che sto vivendo, dopo aver un pochino razionalizzato per quanto possibile un derby che comunque fa male per come è arrivata questa sconfitta, fa sicuramente discutere e soprattutto ci lascia un'immagine che purtroppo rimarrà, che quindi per me da tifoso e per i tifosi rimane molto dolorosa. Quindi non dobbiamo lasciarci andare al disfattismo, dobbiamo comunque renderci conto che l'immagine di un derby perso così per 0-3 fa comunque male al tifoso, soprattutto a quei tifosi che per andare allo stadio, come Gianluca, che saluto, che mi ha scritto su Instagram, ha speso un bel po' di soldi e poi si ritrova davanti a queste situazioni qua. Ditelo a Gianluca, ecco, se è valsa la pena spendere 400 euro, mi ha scritto, per andare a vedere una sfida in cui in tanti dicono bisogna snobbare queste partite, bisogna snobbare queste coppe, quando ci sono tanti tifosi che fanno sacrifici per andare a vedere anche queste partite che molti vorrebbero snobbare. Lo so, adesso mi direte bisognava snobbare il derby, bisognava snobbarla prima. Io continuo a ribadire, l'Udinese e la Lazio non hanno opposto delle grandi barricate, non si sono ammazzate per superare il turno, e soprattutto nessuna garanzia di uscire dalla Coppa Italia. Cioè, uscendo dalla Coppa Italia non hai la garanzia di andare a vincere lo scudetto, altrimenti la competizione col Napoli non ci sarebbe, perché la Coppa Italia l'ha abbandonata, quindi lo vinceranno loro senza dubbi, se ragioniamo così. Per fortuna, o almeno io lo sport lo intendo in un'altra maniera, lo seguo in un'altra maniera. Di sicuro però questo derby ci lascia un'immagine che fa male da tifosi, e mi ha dato abbastanza fastidio, ed è quella di Simone Inzaghi nel finale di stagione. Non mi ha dato fastidio Simone Inzaghi in sé, ma l'immagine che passa, perché Inzaghi al 90esimo va dal quarto uomo, gli dice non darmi recupero, non mi prendere per il culo, non voglio il recupero. E siamo al 90esimo con l'Inter sotto per 3-0, il Milan sta continuando a fare i suoi passaggi con gli olè del pubblico. Questo purtroppo è un'immagine che fa molto male, come dicevo, da tifoso. È un'immagine che poi ha scatenato i soliti commenti degli anti-interisti sui social. Vedete, addirittura l'Inter decide se c'è recupero o no, questo stanno scrivendo in tanti. Faccio notare che dal regolamento l'arbitro assegna il tempo di recupero, che è un tempo di recupero minimo. Se sono 3 minuti di recupero si deve giocare obbligatoriamente dai 3 minuti in su. Ma è prassi, come ci racconta anche un collega, Maurizio Russo, che saluto, che è un arbitro, è prassi, o comunque la sezione degli arbitri invita gli arbitri, in caso di partite già indirizzate, come il 3-0 di ieri sera, dubito che l'Inter in 3 minuti di recupero avrebbe potuto ribaltare il risultato, chiedere a chi sta perdendo se vuole il recupero, e nel 99% dei casi il recupero non viene dato. Quindi niente di nuovo per chi segue il calcio davvero e per chi segue lo sport per davvero. È comunque un'immagine che da sportivo, da tifoso, rende l'idea della resa comunque che c'è stata da parte dell'Inter in questa sfida, che speriamo non lasci degli strascichi, ma poi ci arriveremo. Ne approfitto tra l'altro per invitarvi, se non l'avete ancora fatto, a cliccare sul tasto iscriviti, così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti in queste ore in cui poi ci proietteremo anche alle prossime sfide, cercando di superare questo trauma di questo derby. Un derby che però ieri io ho detto, e faccio una piccola correzione rispetto a una cosa che ho detto ieri, anche se poi in realtà per me non era inesatta la cosa che ho detto, perché ho detto è la quinta volta che comunque il derby quest'anno il Milan ci incarta, e qualcuno ha detto non è vero che il Milan ci ha incartato, perché effettivamente, se andiamo a vedere i dati e i numeri, l'Inter nel primo tempo chiude con 0,33 di expected goal, il doppio rispetto al Milan, 58% di possesso palla, 7 tiri a 2 per l'Inter, con una grande differenza, che di questi 7 tiri l'Inter uno solo lo ha messo nello specchio della porta e non è gol, e la traversa di Di Marco non viene conteggiata nei tiri in porta. Quindi 3 grandi occasioni per me ci sono state, compresa quella di Lautaro Martinez, oltre a quella di Darmian e la traversa di Marco. Il Milan invece su queste occasioni generate 2 tiri, di cui uno in porta e un gol, e a fine partita poi concluderà con 8 tiri totali, 3 in porta e 3 volte gol. Delle piccole responsabilità soprattutto sul secondo gol, secondo me ci sono anche
da parte di Josep Martinez che vagava nell'area piccola, di sicuro ecco non abbiamo perso per colpa, di Josep Martinez. Però, questi numeri giustamente, arrivano con un Inter che scende in campo con addirittura 6 titolarissimi fuori, perché mancavano Sommer, Pavard, Acerbi, Dumfries, Çalhanoğlu e Thuram. 6 titolarissimi fuori e dunque l'Inter, nonostante 6 giocatori importanti fuori, 2 in modo particolare, tra poco li citeremo a parte perché queste sono le vere assenze che stanno pesando tanto, riesce a tener testa al Milan, riesce a controllare la partita e a generare le occasioni da gol principali. Poi però cosa succede? Succede ancora una volta che, o almeno in questo caso, che segnano loro di nuovo. È un po' un ritornello di questi derby in cui probabilmente l'Inter ha realmente meritato di perdere solo il primo derby quest'anno in campionato, dove a un certo punto dovevi anche renderti conto che la partita stava andando in quella direzione e dovevi cercare lì sì di stare un pochino attento a tenere il pareggio, invece arriva una sconfitta pesante. Nelle altre occasioni invece è un Milan che io continuo a ribadire ha delle individualità molto forti e proprio per questo riesce a tirar fuori degli exploit, come in questa partita che loro preparano come fosse una finale, quando invece nelle altre competizioni, soprattutto nel campionato, sono al nono posto perché hanno grandi individualità, ma non sono squadra, per tanti motivi. E in questo caso, con le loro individualità importanti, riescono ad approfittare di un tema che purtroppo sta diventando ricorrente in questo momento in casa Inter, in particolare nei derby, ma non solo, delle disattenzioni, soprattutto mi viene da dire che purtroppo c'è di mezzo ancora una volta Di Marco che sta avendo un'involuzione pesante in questo momento, lascia crossare troppo facilmente Jimenez, poi Jovic segna in testa a Darmian, si poteva fare sicuramente molto meglio. Comunque la nota è che l'Inter ancora una volta, anche senza 6 titolari, qualcuno dice, bisognava snobbare la Coppa Italia, qualcun altro dice: "Hai snobbato il troppo il derby e la Coppa Italia". Non si troverà mai la quadra attorno a questa cosa. L'Inter ci ha provato, secondo me, ad andare in vantaggio e poi a gestirla e poi ad avere anche dei ricambi a gara in corso per portarla a casa. La differenza ancora una volta la fa che davanti sbagliamo troppo e dietro delle disattenzioni ci stanno punendo, oltremodo. Tant'è che al terzo punto, c'è un'immagine secondo me che è molto simbolica di questa partita. Ho un problema tecnico che al momento non mi fa condividere questa immagine, ma ve la racconto, velocemente. L'immagine simbolo per me di questa sconfitta e di questo momento è Lautaro Martinez, è il tiro di Lautaro Martinez, che sullo 0-0, si ritrova dopo la sponda di Taremi, l'unica vera giocata di questo giocatore che tra poco di cui tra poco parleremo, va a stoppare di petto, calcia ad esterno e la piazza sopra la traversa, fuori. Era in buona posizione, era una buona occasione, era un'occasione molto simile a quella che si è vista col Bayern Monaco a Monaco di Baviera, dove lì a fare la sponda era stato Thuram, in quel caso Lautaro Martinez, distinto, di prima intenzione, la mette sotto la traversa, ecco forse memore di quel gol lì, ci riprova di nuovo con l'esterno, ma questa volta la mette alta. Secondo me qui ci sono due piani di analisi su questa cosa. Da un lato il fatto che Lautaro sia un giocatore clamorosamente istintivo, per cui quando ha anche quella frazione di secondo in più per pensarci, secondo me, ha delle difficoltà in più nella finalizzazione che invece quando va a colpo sicuro, come lui ce ne sono veramente pochi in Europa e nel mondo in questo momento di giocatori così. L'altro piano di lettura dal mio punto di vista è che Lautaro Martinez rappresenta in questo caso la differenza tra l'Inter di Champions e l'Inter delle altre competizioni. Cioè in Champions League siamo concentrati, detto che anche col Bayern delle sbavature difensive ci sono state, ma contro una squadra fortissima come il Bayern era abbastanza ovvio. L'Inter di Champions però inevitabilmente è più centrata e quelle situazioni secondo me, lo testimoniano, e questo ci fa capire ancora di più come comunque, quest'anno sia stata presa una decisione, e poi dopo magari ne approfondiremo, ne parleremo ancora meglio, di andare sì in fondo in tutte le competizioni, chiaramente con una Champions League in modo particolare che traina più di tutti gli altri obiettivi, sia secondo me per ambizioni dei giocatori e dell'allenatore, sia, penso anche per delle richieste da parte di una, proprietà che per me rappresenta un problema, ma è un tema più ampio che poi, parleremo. La quarta cosa che dobbiamo discutere poi è il mercato, assolutamente. Questo è un tema che so già, vi accenderà nelle discussioni, ecco. Citavo le individualità del Milan, per esempio il Milan, vince questo derby con Luka Jovic che doveva andare al Monza, e poi all'ultimo ha fatto saltare tutto, giocatore che il Real Madrid aveva pagato 60 milioni di euro, una roba del genere, al Milan era la terza punta che stavano scaricando al Monza. Questo è il livello della rosa del Milan.
perché Jovic, ragazzi, è un giocatore che io avrei preso anche per noi quando l'anno scorso si pensava che avrebbe rescisso col Milan, non avrebbe rinnovato, ero prontissimo lì a fiondarmi perché è un grande giocatore. Poi non è magari il più professionale professionista in assoluto, però è un grande giocatore e adesso il Milan si ritrova che da terzo attaccante sta diventando il titolare con 4 gol mi sembra nelle ultime 5 giornate. Da noi il terzo attaccante è Mehdi Taremi, un Taremi che bocciato assolutamente. Se fino a qualche settimana fa c'era qualche dubbio sulla possibilità di concedergli un secondo anno, perché magari al secondo anno potrebbe crescere e abituarsi meglio alla Serie A, i dubbi non ci sono più arrivati a questo punto, perché un ragazzo stamattina mi diceva, però Jovic ha... scusate, Taremi ha segnato 45 gol tra gol e assist alla penultima stagione col Porto. Ok, andate a vedere i numeri dell'ultima stagione al Porto, quindi c'era già un trend calante nell'ultima stagione al Porto di Taremi che quest'anno è stato ulteriormente confermato, un giocatore che non ha apportato nulla, 2 gol su rigore e uno solo su azione e soprattutto siamo arrivati nel momento clou della stagione in cui lui avrebbe dovuto fare l'esperienza, la differenza per l'esperienza che ha, perché è un giocatore comunque malizioso, perché ha abitudini a livello internazionale e invece sta totalmente mancando proprio da un punto di vista dell'utilità nel gioco. Un collega poco fa mi aveva detto mi ricorda un po' anche dal punto di vista fisico il Batistuta che arriva all'Inter, per quello che solo che Batistuta un tempo era stato Batistuta, Taremi non ci si è mai nemmeno avvicinato. E quindi inevitabilmente è già il momento di trarre dei bilanci, perché il mercato è già partito, il mercato si sta già facendo e l'Inter, grazie alla stagione che sta facendo da un punto di vista economico, sta gettando delle basi importantissime per poter costruire il prossimo ciclo, che però non può di nuovo essere sbagliato in alcuni aspetti fondamentali. E questa partita, ancora una volta, ma questo periodo in generale, ancora una volta, ci sta dicendo una cosa importantissima. Dumfries e Thuram sono 2 giocatori che stanno mancando in maniera pesantissima a questa Inter. Dumfries e Thuram sono secondo me le 2 assenze più importanti e più pesanti. Anche Zielinski perché è il vero il vero quarto centrocampista di questa Inter come prima alternativa ai titolari, ma soprattutto Dumfries e Thuram stanno mancando tantissimo e alle loro spalle sta mancando quasi completamente diciamo il loro ricambio, perché io ripeto Darmian per me ce ne vogliono 11, è un giocatore utilissimo, non gli si può dir nulla, però l'abilità che ha Dumfries nel sbloccarti anche determinate partite, come poteva essere quella di ieri, come poteva essere anche quella col Bayern, ti poteva dare una mano in più, come possono essere partite sporche, come era diventata anche quella col Bologna, Darmian non ce l'ha, non ce l'ha più e non lo può fare più a questi livelli il quinto propositivo in avanti. Così come Thuram, la capacità di andare ad attaccare alle spalle, ieri dicevamo è una chiave andare ad attaccare alle spalle i difensori del Milan, ci abbiamo provato in un paio di occasioni, i problemi li abbiamo creati, ma è Thuram il vero e unico giocatore che riesce a farlo. È Thuram un giocatore che sta giocando con tanti problemi da diversi mesi e almeno con un problema da diversi mesi che ha portato poi anche a questo affaticamento che lo sta tenendo fuori per più giorni del previsto e quindi lo abbiamo veramente spremuto. E allora questa partita ci deve fare per forza delle riflessioni sul mercato, sul come andare ad aggiungere giocatori che possano metterci dentro anche queste caratteristiche che in assenza di Dumfries e Thuram soprattutto ci stanno mancando e poi tracciare un bilancio su giocatori come Taremi che vanno mandati via, Correa non ci pensiamo nemmeno, Arnautovic per me anche lui va tagliato e bisogna cambiare un bel po'. Lo stesso Aslani non è il livello dell'Inter in questo momento. Detto che per me Aslani non sono così d'accordo con i giudizi così negativi su di lui perché è la prima volta che gli vedo fare da un punto di vista difensivo delle cose più vicine a Çalhanoğlu ed era lì il vero punto in cui l'avevamo molto criticato dal punto di vista della presenza in cabina di regia, chiaramente lo ha fatto ancora in maniera molto parziale. Siamo nell'assestamento di un giocatore che non è di livello per l'Inter in questo momento, però non sono così d'accordo con quei giudizi. E visto che ho citato Aslani, io vorrei chiudere anche con la partita di Bissac, che l'altro giorno aveva acceso una lunghissima discussione in diretta su Passione Inter. Per me Bissac, un ragazzo, ieri sera l'ho detto, lo ripeto oggi, è stato l'unico giocatore che ho salvato ampiamente di questa partita. Un ragazzo mi ha scritto come fai a salvarlo, è stato fuori posizione in 2 occasioni. E ammazza ragazzi, se sono questi i problemi
che è stato fuori posizione per 2 situazioni, andiamo bene in una partita come quella di ieri. Jan Bissek per me ieri promosso, perché davanti aveva il duello più difficile che potesse esserci, perché Rafa Leao, Theo Hernandez è la fascia sinistra più forte in Italia dopo la nostra, secondo me, o comunque se la gioca con la nostra tra le migliori a livello europeo, e vi faccio vedere dei dati: 5 rinvii difensivi, 1 tiro respinto e 7 tackle totali per Bissek, che ha vinto ben 10 duelli su 12, 10 duelli a terra su 12. Paradossalmente ha vinto un solo duello aereo su 4, quello che dovrebbe essere la sua principale caratteristica. 76 palloni giocati, quindi è stato anche molto coinvolto nel gioco, 92% di passaggi riusciti. Sui passaggi lunghi è stato 2 volte preciso su 2, un dribbling e 2 tiri, di cui 1 fuori, 1 in porta. Ecco, secondo me anche quei tiri e in generale tutta questa prestazione e qualche piccola sbavatura che c'è stata hanno confermato quello che dico sempre, ovvero che Jan Bissek è un terzo, deve giocare da terzo, è un ottimo terzo e soprattutto un conto è giocare dall'inizio, un conto è entrare nei finali con un Inter in difficoltà e dover incidere in quei finali. Non è ancora pronto per fare quelle cose lì, è pronto per essere un'alternativa molto valida e molto utile come terzo a destra, non lo toccherei in altri ruoli, come abbiamo detto più volte. Questa è una buona prestazione comunque di Jan Bissek, che ci ha fatto vedere di poter essere credibile anche contro un avversario molto forte come Rafa Leao, che lo ha contenuto. Forse Bissek doveva essere ammonito per un fallo su Leao, così come Leao doveva essere ammonito per un fallo su Bissek. È stata una gestione arbitrale direi abbastanza in linea con quello che è Doveri, che è molto restio ad utilizzare i cartellini e non ho capito bene perché. Se si è fatto comandare da Inzaghi ai tempi di recupero, i primi minuti si è fatto comandare da Leao e Theo Hernandez quali calci di punizione fischiare. Sui gol non ci sono irregolarità, Barella ha rischiato, ecco, il calcio di rigore col tocco di mano, ma poi è arrivato il gol del Milan, quindi è passato così inosservato. Questo è un po' quello che alcune osservazioni che volevo portarvi su questo derby, che poi approfondiremo maggiormente in diretta alle 19:30. Lo stiamo già facendo molto con il club di Passione Inter su www.passioneinter.club, quindi mi raccomando, se non lo avete ancora fatto vi aspetto con la nostra community nel link in descrizione per entrare a far parte del club. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.